rispondere? Io sono una persona felice. Ho fatto una serie di scelte nella mia vita, tutto in virtù dell'arte. Vivo già di questo lavoro da diversi anni. Il mio obiettivo primario in realtà è stato raggiunto: vivere attraverso il mio lavoro. Naturalmente non sono affatto soddisfatto, perché sono un'anima che inquieta, come tanti probabilmente, un vagabondo, ho bisogno di avere stimoli in continuazione. Non appena faccio una cosa, la finisco, già sto con il pensiero da un'altra parte. La mia ambizione è naturalmente continuare a fare quello che sto facendo con più forza, con più determinazione, con più opportunità che mi sono create in questi anni e che mi stanno arrivando adesso. Osare, schierarsi, questo è quello che voglio continuare a fare. Ho sempre vissuto a Roma, ho sempre fatto base qui. Da circa 8 anni insegno alla Libera Accademia di Belle Arti di Roma, la Rufa, scultura e disegno. La vedevo come una piccola opportunità di lavoro. Poi nel momento in cui ho incontrato anche degli studenti che avevano qualcosa in più, che stanno adesso facendo un bel percorso, ho iniziato ad avere la percezione reale di quello che fosse l'insegnamento. Non mi piace considerarmi un insegnante, ma uno che passa delle informazioni, dell'esperienza, fare un discorso singolo con ogni studente. Non c'è una scuola di pensiero, non c'è massificazione o globalizzazione. Ognuno ha la propria impronta digitale e per questo va rispettato. Il mio ruolo è quello di potenziare e riconoscere il talento negli altri e sostenerlo, non solo qui ma anche al di fuori. Questo me l'ha fatto la studentessa, io le ho detto no, è venuto bene, questo è un modello, l'ho lasciato così, questa scissione mi piace molto. Ste crepe! Ricerca che spazia fondamentalmente a scultura, installazione e le opere scenografiche. Il punto focale di ciò che mi interessa è lo spazio, da occupare, invadere, da svuotare. I materiali che lavoro sono più disparati: marmo, ferro, bronzo, materiali classici della scultura. Io ho bisogno di fare un homo faber, uno che fa. Il tema dei grandi fogli e delle pagine l'ho sviluppato un po' in tutti i materiali. Il foglio bianco simbolicamente può rappresentare tante cose. Può essere lo speranzoso inizio di un qualcosa, di solito tutte le idee vengono gettate su un foglio. Può essere un errore, una carta presa e buttata. In questo caso questo grande foglio aveva la possibilità di essere calpestato, realizzato per poterci andare sopra. Lasciare le proprie impronte, visto che è collocato in uno spazio all'aperto. Non mi piace quando un fruitore si trova di fronte a un'opera d'arte e non ha la possibilità di farsi le sue domande. Quando qualcuno vede un mio lavoro, pongo sul mio lavoro i miei dubbi, non cerco di dare risposte, quello che fanno la maggior parte degli artisti. L'ultima cosa che ho fatto va in netto contrasto con quello che ho fatto fino adesso. È una nuvola che piove, piena di pioggia. È fatta con del tulle, del tondino di ferro con il quale disegno sempre, creo le mie strutture, appese, legate, cucite, tende 1000 fili. Questa nuvola è stata posizionata all'ingresso di uno spazio importante per un evento. Era posta sopra di essa una luce strobo. Le persone che si trovavano a entrare dentro passavano attraverso questa sorta di Stargate, perdevano coscienza ma prendevano consapevolezza di questa membrana intermedia che poi ti avrebbe portato all'entrata. Mi piace molto, più leggera rispetto ai tipi di lavori che faccio di solito. Ho avuto l'opportunità di essere chiamato dalle Nazioni Unite per realizzare il monumento dell'anniversario del primo anno del terremoto di Haiti. Un carico importante, considerando anche il fatto che Haiti è il terzo mondo. Quindi ho dovuto organizzare, dopo aver fatto il progetto e dopo che il progetto è stato approvato, tutto un carico di materiali da spedire per realizzare questo lavoro, che ha una sua semplicità ma una sua forza. Il titolo di quest'opera è A Breath, soffio. Provare a fermare quel momento, quell'attimo prima in cui la terra ha iniziato a scuotersi e quindi a far scivolare questi fogli. Su quello a terra sono stati scritti tutti i nomi semplici dei caduti delle Nazioni Unite, senza cognome, solo il nome, e senza ordine di importanza, perché quando la morte ti coglie naturalmente non ha importanza se sei il capo, se sei un soldato semplice. Volevo che questo monumento in realtà fosse un monumento a tutti i caduti del terremoto di Haiti. Mettendo i nomi semplici mi piaceva più pensare che magari tra quei nomi ci sarebbero stati tanti haitiani che magari avevano quegli stessi nomi. Da bambino io vivevo a Parigi, vicino a Centre Pompidou, no?
questa mega struttura gratuita dove i bambini possono andare a giocare. Io da bambino giocavo in mezzo ai computer, in mezzo a tele di artisti, i miei giochi erano con altri bambini, quindi era molto divertente. Quando venivo in Italia dicevo ma tutto questo dov'è? L'imprinting artistico mi è nato da lì sicuramente. Questa città è tipo un museo a cielo aperto, c'è talmente tanta arte che ne si è influenzato, allo stesso tempo è un museo, quindi non c'è molta vita purtroppo. Quello che mi ispira sono le donne in questo momento, infatti se vedi sono quasi tutti ritratti femminili, e il pop americano, quindi il colore, il mondo un po' lisergico e dei sogni. Roma è servito al bene di promuovere l'arte in 3D, quindi è meraviglioso. Se si ha una sensibilità artistica penso uno sia uno dei posti più belli incredibili. Però per fare le cose magari non è il posto giusto, perché appunto è un museo, quindi è bello venirci, starci, prendere l'energia, che è piena di energia, però poi andare in giro per il mondo per fare. Sogno tantissimo, tutte le notti, il multicolor e mi ricordo tutto. Utilizzo molto il discorso dei sogni per poi lavorare nell'arte. Simboli, simbolismi che poi ricucio, li metto insieme nei quadri. Poi ci rifletti un po', però diciamo, la prima cosa è il getto quando mi sveglio, mi sento i sogni, parto da là. Secondo me la vita è un sogno, quindi quello è il mio processo di lavoro. Quella è nata sempre appunto delle mie performance che coinvolgono le persone e anche la magia, sono molto legato al mondo della magia bianca. Questo era un atto di psicomagia, come quella che fa Jodorowsky. Volevo che tutti i presenti bombardassero questo manichino con le loro paure, scrivendo i loro dubbi, le loro angosce in rosa, e poi le stesse persone li coloravano di rosa, facendo vanificare tutte queste paure e facendo diventare appunto il personaggio rosa e quindi positivo. Specialmente con l'Italia faccio sempre delle performance, c'è un momento artistico di far vedere qualcosa, le persone non sanno, sono ignare ma vengono poi coinvolte. All'inizio sono normali spettatori interessati e poi però cominciano ad avere un po' paura perché essere subito in prima persona coinvolti nelle situazioni non è facile, e invece poi alla fine tutti si divertono, sono cose che coinvolgono le energie basiche dell'uomo. Faccio conoscere le persone attraverso l'arte, funziona, mi diverte, mi gratifica e tutti sono contenti. Gli Stati Uniti è meraviglioso, sono stato lì perché avevo contattato delle gallerie via internet che volevano i miei quadri dal vivo. Sono piaciuti e adesso devo fare una mostra nel 2012, Bergamot Station, di Santa Monica, la James Gray Gallery. Prima c'era un messaggio più legato alla politica, un discorso culturale, quindi delle immagini dei mass media, delle star, del sistema, e adesso invece sono più spostato proprio sull'universo umano, tra virgolette, quello che è più vicino al sogno è la magia, quindi il mondo femminile. Poi passerò a combattere. Penso che sia la cosa più bella che ci sia, fare i bambini è l'opera magna, l'esperienza più completa che ci possa essere. Difficile ma molto appagante. Visto che la donna lo fa in automatico, noi insomma, quasi tutti gli artisti sono quasi tutti uomini, no? Perché loro lo fanno naturalmente e noi ci dobbiamo invece inventare qualcosa per creare